Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Sara e oggi vi parlo di un argomento famigerato della lavorazione a uncinetto tunisino, ovvero l'arricciatura del lavoro e come evitarla. Cominciamo! Dunque, se lavorate all'uncinetto tunisino probabilmente è successo anche a voi. L'uncinetto tunisino tende ad arricciarsi ai bordi, di solito quello inferiore e superiore, a volte addirittura sul lato destro e sinistro. Il motivo di questo antipatico fenomeno è che nell'uncinetto tunisino si lavora solo su un lato, ok? Senza girare mai il lavoro. Inoltre alcuni punti basici e che purtroppo si arrotolano di più, come il punto maglia e lo stesso punto semplice, si lavorano frontalmente. Avete presente? Si prende la barretta verticale. Quindi la tensione si concentra solo su questo lato. Ora la domanda è: esiste un modo per eliminare questo fastidioso effetto di arricciatura? La risposta è sì, o meglio, esistono svariati accorgimenti e trucchi che aiutano a ridurre questo fenomeno, fino a tenerlo assolutamente sotto controllo. E ora ve li vado a mostrare. Allora, consiglio numero 1. Probabilmente l'avete già sentito, quando si lavora all'uncinetto tunisino, di solito si consiglia di lavorare con una misura di uncinetto più grande di quella indicata sull'etichetta del filato. Di solito almeno mezza misura in più o addirittura una misura intera in più rispetto a quella che si usa di solito per l'uncinetto normale, e questo per lavorare con una tensione più lenta e perché i punti si allenteranno man mano che si lavora, e questo aiuterà a ridurre l'effetto di arricciatura del lavoro. Qui, per esempio, ho preparato 2 campioncini, appunto tunisino semplice. Si tratta di 10 maglie per 6 righe più la chiusura, utilizzando lo stesso filato. Questo filato è un bel acrilicone, 100% acrilico, e richiede, ora ve lo mostro, qui, richiede un uncinetto da 3,5 a 4,5 mm. Dunque io per questo campioncino ho utilizzato la misura di partenza, ovvero un uncinetto 3,5, ok? Mentre per quest'altro campione ho utilizzato addirittura un uncinetto di 5 mm. E io credo che potete già vedere e apprezzare la differenza tra i due campioni. Questo pezzo, lavorato con l'uncinetto più piccolo, si arrotola decisamente di più rispetto a questo lavorato con l'uncinetto più grande. Ma la cosa che è importante notare, ritengo, è che nonostante qui io abbia utilizzato un uncinetto nettamente più grande di quello indicato sull'etichetta, la trama del campione risulta comunque perfetta. Non è trasparente o altro, non forma buchi, ok? E praticamente quasi non si arrotola. Consiglio numero 2. Quando facciamo la catenella iniziale di un progetto ad uncinetto tunisino è consigliabile iniziare inserendo l'uncinetto nella cosiddetta barretta posteriore, ovvero la protuberanza posteriore dei punti che compongono la catenella iniziale della riga di base. Ho già fatto un video che mostrava come riconoscere questa protuberanza posteriore di un punto. Ora ve lo ripropongo qui velocemente. Allora, se questa è la catenella iniziale, invece di inserire l'uncinetto qui, sul davanti, che è comunque una possibilità, ma adesso stiamo parlando del problema dell'arricciatura, quindi non qui, giriamo leggermente la catenella, la andiamo a osservare, vedete? Questo è il retro della catenella e tutte queste barrette, queste protuberanze piccoline, è lì che io devo andare a inserire l'uncinetto. Dunque così. Vedete? Ecco qua. Eccetera. Che cosa vado a fare io in questo modo? In questo modo andiamo a spostare la tensione dei punti portandola dal davanti, no? Facendo così, al retro del lavoro. E questo ovviamente aiuta a controbilanciare la tensione, l'equilibrio del progetto e a mitigare leggermente l'effetto di arricciatura del lavoro.
Allora, qui per esempio, di nuovo i nostri campioncini, questo è quello di prima, lavorato sempre con l'uncinetto di una dimensione maggiore, ovvero il 5. Anche questo l'ho lavorato con il 5, però ho iniziato partendo, inserendo l'uncinetto nella barretta posteriore del lavoro. E questo è il risultato. C'è una lieve differenza, ma c'è una differenza, ok? Quindi già questo mitiga leggermente la questione. Consiglio numero 3. Non tutti i filati si arrotolano allo stesso modo. In particolare, quelli che hanno una componente elastica tendono ad arricciarsi di più, molto di più rispetto ad altre fibre naturali come il cotone, il bambù, il lino, anche la lana, eccetera. Questo perché il materiale elastico contenuto nei filati sintetici tende a voler ritornare alla sua forma originale. Ed è per questo che, ad esempio, anche il bloccaggio ad acqua o a stiraggio di un capo realizzato in filato acrilico è meno efficace rispetto a quello di un capo realizzato in fibra naturale. In questi due casi, per esempio, ho due campioni. Questo è sempre il nostro acrilico al 100%, iniziato partendo non dalla barretta posteriore della catenella. Qui invece abbiamo un filato di cotone al 100%, se non ricordo male. Ho iniziato la catenella partendo dalla barretta posteriore, ho lavorato svariate righe e come vedete questo campione in cotone non ha alcuna tendenza ad arrotolarsi. Lavorato sempre con il 5 ed è un filato che richiede da etichetta un 3,5-4 anche lui, insomma. Quindi vedete che differenza? Consiglio numero 4. Il bloccaggio, l'ho nominato prima. Il bloccaggio di un progetto una volta terminato con spilli, quindi sistemando il capo su una piattaforma adeguata e mettendolo a tiraggio con degli spigli e bagnandolo con l'acqua e o anche stirandolo, è una soluzione di solito definitiva per appiattire un lavoro. Lo è nell'uncinetto classico e questa regola vale anche per l'uncinetto tunisino. Bisogna però ricordarsi la postilla che ho fatto prima al punto numero 3, ovvero che il filato acrilico sarà sempre più resistente al bloccaggio rispetto ad una fibra naturale. Consiglio numero 5. La verità, signori, è che la maggior parte dei punti tunisini non si arrotola o comunque non lo fanno allo stesso modo. Solitamente, infatti, tutti i punti che si creano inserendo l'uncinetto nella parte posteriore del punto, o i punti più lunghi, quelli più alti, o anche i punti che sono una combinazione di punti diversi, non si arricciano o si arricciano molto meno di tutti i punti che si lavorano invece solo sulla parte anteriore del lavoro, come il punto tunisino semplice. Per questo motivo si consiglia spesso, quando si inizia un progetto ad uncinetto tunisino, di iniziare e terminare il progetto con una riga di base o a uncinetto o appunto semplice esteso, che non vi ho ancora mostrato, ma è praticamente solo il punto tunisino semplice più una catenella, oppure creando una riga di base a doppia maglia alta, o appunto rovescio tunisino, o appunto inverso. In questo caso, per esempio, io ho creato questo campioncino a punto maglia, che per me è il punto più rognoso per quanto riguarda l'effetto di arrotolamento, e ho iniziato con una riga di base fatta a maglia alta tunisina e chiudendo il lavoro sempre a maglia alta tunisina, e questo è il risultato. Cioè, la trama è armoniosa e il pezzo praticamente si arrotola pochissimo. Un'altra possibilità che io uso spesso, per esempio nei miei progetti di maglieria, è iniziare da una riga di base classica e poi aggiungere la prima riga del lavoro a punto rovescio oppure a punto inverso. E questi sono i migliori consigli che posso darvi in base alla mia esperienza per domare l'arrotolamento nella lavorazione d'uncinetto tunisino. Provateli e fatemi sapere nei commenti se vi sono stati utili e se avete domande su questo argomento.
Io vi ringrazio e vi invito ad iscrivervi al mio canale e se volete ad andare a dare un'occhiata anche al mio primo canale, che è interamente in inglese ed è dedicato in gran parte proprio all'uncinetto tunisino. Ho fatto un video su questo argomento anche in questo mio primo canale e anche ad altre tecniche ed è già pieno di contenuti. Questo è tutto per oggi, vi ringrazio nuovamente e alla prossima. Bye bye!